Questa è la Ace Beam Pokelite AA, una torcia che ci sorprenderà sicuramente per il suo rapporto tra peso e potenza. Infatti monta delle batterie AA in tutte le loro configurazioni possibili, sia litio, NCD, alcaline, insomma. Vediamola subito sul campo per renderci conto di quanto questa piccola lucettina sia veramente potente. La Pokelite arriva tranquillamente ben oltre i 600 lumen e il buon compromesso tra la forma del fascio e la potenza che riesce ad erogare la rende veramente un ottimo compagno di viaggio in pochissimi grammi e soprattutto ad un costo ben inferiore ai 30 euro. Guardate che bomba! Questa è l'Ace Beam Pokelite AA, torcia piccolina che monta batterie AA come dice proprio il nome, e in questa versione temperatura di colore 5000 gradi Kelvin e resa cromatica di 90. Questo ci fa supporre veramente una bella luce, poi la vedremo anche quella col fotometro, restate con me perché la vedremo in ogni singolo aspetto. Arriva con una piccola pellicola per proteggere la lente che togliamo subito e un'altra piccola pellicola che protegge la batteria da azionamenti accidentali durante il trasporto, che è questa qui. Tolte queste due piccole pellicole è subito pronta all'uso e la vediamo immediatamente. Prima cosa da notare, il corpo super ben rifinito in alluminio aeronautico, niente da dire, lavorazioni a macchina fatte abbastanza bene, e presenta delle zignature sia sul tappo di colla che facilitano la presa quando andiamo a svitarla e sia nel corpo della torcia. Diciamo che queste sul corpo della torcia non sono certo il massimo, cioè sono belline da vedere, ne migliorano l'estetica, ma forse sono utili solo durante la presa a siringa, mentre durante le altre prese sia diretta che inversa diciamo che non ne migliorano così tanto l'ergonomia. Però abbiamo queste zignature sulla parte frontale anche un po' spigolose se vogliamo, che migliorano veramente la presa e il feeling durante la presa diretta. Altra cosa che notiamo è la clip laterale in acciaio inox, così come dicono nelle istruzioni, bella super robusta e che entra in tasca quasi sino alla fine, quindi mettendola nella tasca sporge veramente pochissimo, il tanto che basta per afferrarla con due dita, tirarla fuori e per essere pronta all'utilizzo. La clip, come vediamo, di un bel blu luccicante mezzo metallizzato e può girare lungo tutto il corpo della torcia, anche se facendola girare come vediamo comincia un pochettino a graffiare la torcia. Questa è una torcia semplicissima che darei a chiunque non sia appassionato di torce, quindi chiunque non debba ricordarsi come mettere il turbo, come mettere lo strobo. Questa ha semplicemente una funzionalità: clicco e si accende, riclicco e si spegne. Per fortuna abbiamo più modalità operative che ci permettono un po' di utilizzare la batteria in modo saggio, e in particolare abbiamo 3 livelli di luminosità. Vediamo quelle che troviamo. Ok, questa luminosità qui è la mia luminosità bassa, che è intorno ai 5 lumen perché stiamo usando la batteria a litio. Dopodiché abbiamo la luminosità media, dovrebbe essere questa credo, che dovrebbe risultare intorno ai 240 lumen, mentre la luminosità turbo si ha con un ulteriore click. Ok, in camera non si vede tantissimo la differenza, ma quella le vedremo meglio con le prove al Lumen Tube. Comunque l'unica cosa che ci dobbiamo ricordare è che clicco accendo, clicco spengo e continuo a cliccare finché non ho l'intensità desiderata. Ultime cose da vedere riguardo al corpo della torcia, quindi la clip abbiamo vista, vediamo il pulsante di coda che è di tipo diciamo molle sulla parte superiore ma rigido ai lati, con un bel click sonoro e una buona resistenza, tanto da non farla attivare facilmente anche se buttata in tasca o in borsa. Mentre dall'altra parte abbiamo la lente che, come ci ricordano nel libretto di istruzioni, ha una doppia rifinitura antigraffio, sembrerebbe in vetro così al primo acchitto, e comunque sia o in vetro o in plastica in una posizione abbastanza riparata, protetta da questa ghiera abbastanza esposta. Quindi anche questo, mettendola in tasca con delle chiavi, delle monete eccetera, abbiamo la luce abbastanza protetta. Veramente una bella torcettina, e soprattutto guardate quanto è piccolina. Vediamo subito le dimensioni e il peso.
Abbiamo un peso di 56,7 grammi con la batteria. Togliamo la batteria, vediamo il solo peso della torcia. 37 grammi possiamo dire, quindi la batteria in dotazione 19,8 grammi, quindi una ventina di grammi. Rimontiamo tutto. Il diametro della testa è di 18 mm, mentre il diametro della coda 17,8, quindi diciamo che non varia di molto, e il diametro nel punto più largo 23,4, mentre abbiamo una lunghezza totale di circa 92,3 mm. Inoltre il diametro della lente è un po' piccolina, di 14 mm. Questo è quanto. Ora che abbiamo smontato la batteria, riguardiamola un attimino. La batteria in dotazione è una batteria agli ioni di litio, formato 14500, e come ci ricordano è molto simile alle batterie alcaline. Infatti questa torcia, come vedremo anche poi nella prova di utilizzo, può usare sia le batterie al litio, sia le batterie alcaline, sia le batterie nei MH, che in questo momento non ho a disposizione. La batteria ha una capienza di 900 mAh ed è ricaricabile con una USB-C. La ricarica avviene tramite una porta USB-C e una piccola LED si illuminerà di rosso durante tutta la carica e diventerà poi verde a carica ultimata. Vediamo subito anche il grafico della carica e vediamo che carica intorno ai 350 mAh e la carica totale finisce in circa 3 ore, quindi una carica non velocissima, ma per una batteria così piccolina e con la ricarica integrata diciamo che non ci possiamo lamentare. Ora che abbiamo i grafici sotto mano, vediamo subito anche i grafici di luminosità. In modalità turbo con la batteria al litio abbiamo una luminosità massima di 675 lumen. Questa cosa mi ha sorpreso veramente tantissimo, infatti normalmente i produttori tendono a esagerare i loro numeri, ma qua avevano dichiarato veramente il numero giusto. Infatti nelle manuali di istruzione abbiamo circa 670 lumen, quindi ottimo lavoro da Ace Beam. Entro pochi secondi la luminosità comunque scende intorno ai 400 lumen, questo entro un minutino, per poi andare via via a diminuire, per andare poi a spegnersi dopo un'ora e un minuto. Vediamo ora in modalità medium. In modalità medium vediamo che la luminosità massima è di circa 240 lumen, anche qui va subito a decrescere dopo pochissimi secondi dall'accensione e andrà poi a spegnersi completamente dopo 2 ore e 25 minuti con una luminosità più o meno di un centinaio di lumen. In modalità low invece abbiamo una luminosità più o meno costante, molto bassa, e intorno ai 5 lumen. In questa modalità siamo in grado di avere una sorta di moonlight un po' troppo potente per essere moonlight, ma diciamo che è la cosa che più si avvicina, e dura ben 21 ore e 06 minuti. Oltre che provarla con la batteria a litio, abbiamo anche provata con la batteria AA. In questo caso con la batteria alcalina abbiamo usato una batteria Amazon Basics e abbiamo avuto una luminosità massima di circa 300 lumen, anche qui per pochi secondi a partire dall'avvio, dopodiché le solite diminuzioni di luminosità dopo circa 50 secondi, dopo 1 minuto e 40, e per la maggior parte del tempo diciamo che abbiamo continuato intorno ai 100-110 lumen per andare poi a spegnersi dopo 1 ora e 11 minuti. Anche questo diciamo che è un risultato abbastanza buono per essere utilizzata insomma con una batteria alcalina che, come sappiamo, non ha tutta questa potenza, ci dà una buona quantità di lumen per un tempo abbastanza elevato, senza contare che all'accensione 300 lumen diciamo che non sono del tutto irrilevanti, quindi dà una bella botta all'inizio per quelle operazioni che servono per pochi secondi, guardare un attimino alla ricerca di un oggetto, illuminare un attimo sulla distanza, per poi andare a spegnersi totalmente dopo un periodo diciamo abbastanza accettabile, quindi 1 ora mi sembra più che sufficiente per fare qualsiasi operazione che verrà a capitarci nel quotidiano. E se poi comunque dovessimo trovarci senza batteria, una batteria alcalina si trova in ogni tabacchino, in ogni bar, è veramente una delle cose più comuni di questo mondo. Vediamo ora con l'aiuto del nostro bel pannetto nero il tipo di fascio, l'hotspot e la luce spill, che mi ha ricordato veramente tantissimo una luce molto simile però con le batterie AAA, quindi un po' meno potente, ce lo aspettiamo, che è quella che ho recensito nello scorso video. Lo metto anche qua sopra se caso mai qualcuno l'avesse perso. Vediamola subito e mettiamola in una modalità abbastanza potente in modo che si vedano le varie zone del fascio. Eccoci qua, e si vede subitissimo un bel hotspot centrale, quindi qua siccome la luce non è tanto potente come vorrebbe, come le luci un pochettino più grandicelle con batterie più potenti, abbiamo un bel fascio con un hotspot molto concentrato.
Questo ci aiuta a valorizzare moltissimo l'utilizzo alla distanza, infatti a una ventina, forse anche 25 metri, illumina quasi a giorno ed è molto utile per cercare oggetti, casomai stessimo passeggiando col cane per vedere quando si allontana, insomma gli dà un'utilizzabilità veramente molto ampia. Infatti le luci più potenti tendono ad avere un ampio hotspot molto potente, queste luci così piccoline si devono accontentare di uno spot piccolino, però comunque sia vediamo uno spill anche questo abbastanza denso, e questo ci aiuta tantissimo quando lo usiamo principalmente per camminare a piedi. Infatti noi possiamo puntarla a qualche metro davanti ai nostri piedi, illuminare bene a una distanza di 1-2 metri e vedere comunque dove poggiamo i piedi. Questo è molto utile, mantiene comunque un buon bilanciamento tra le due zone del fascio. Vediamo che ha un'apertura di circa, non so, così a occhio direi un centinaio di gradi, mentre la luce centrale sarà 20-30 gradi così a spanne. Vediamo che è molto simile a quello che avevamo già visto con la i3T della EOS e della Olight, però questa luce, perché è abbastanza meno potente, vediamo che ha uno spot ancora un pochettino più concentrato rispetto all'Ace Beam e uno spill un pochettino meno denso. Questo perché comunque bisogna economizzare o da una parte o dall'altra, insomma la coperta è sempre abbastanza corta. Vedete qua la differenza di potenza tra l'Ace Beam con uno spill veramente super visibile, individuabile qui nei lati, mentre questa Olight sempre molto potente al centro, forse una luminosità anche paragonabile, ma con uno spill tutto sommato meno luminosa. Un'altra cosa che voglio farvi notare, adesso che la sto utilizzando da qualche secondo, ho notato che è veramente molto calda, è la temperatura che raggiunge durante l'utilizzo. Infatti qua, come avete visto, stiamo parlando da pochi secondi e ha raggiunto ben 41 gradi. Vediamo un attimo il punto più caldo. Sì, il punto più caldo è come ci aspettiamo sulla testa, e in questi pochi minuti alla potenza massima 42 gradi, quindi si incomincia ad avvertire proprio un calore abbastanza intenso ed è fastidioso da tenere, specialmente sulla testa. Però vabbè, dovessimo usarla tenendola in questo modo, quindi un dito sul corpo, un dito sulla clip, il calore non ci disturba, però sappiate che comunque è una torcia che tende a riscaldare un bel po', ma diciamo che per le sue dimensioni, per essere una torcia super utile, super tascabile, anche questo non lo vedrei eccessivamente come un difetto. Vediamo ora l'effettiva resa cromatica e la temperatura di colore con l'aiuto del nostro Oppo Lightmaster 3, come al solito. Quindi facciamo un po' di buio intorno, spegniamo tutte le luci e vediamo che abbiamo una lettura abbastanza bassa di 0 lux, qualcosa si vede a occhio nudo, ma diciamo che siamo abbastanza al buio. E accendiamo subito la nostra Ace Beam alla massima intensità. Come vediamo subito ha un hotspot abbastanza intenso per essere così piccolina, e se la avvicino troppo tenderà anche a saturare il luxmetro. Questo ci dà idea di quanto sia forte il fascio centrale. La temperatura di colore è di circa 5000 gradi Kelvin, così come dichiarato, e una resa cromatica addirittura maggiore di quanto dichiarato. Mi sorprende veramente tanto quanto l'Ace Beam tenga ai suoi dati di fabbrica. Infatti abbiamo una resa cromatica di 94-96, veramente una bellissima performance che ci permette di vedere i colori nitidamente anche al buio. Non so se riusciamo a vedere nella confezione qua, ecco, forse si intravede così. Abbiamo due versioni disponibili, una a 6500 gradi Kelvin e una a 5000 gradi Kelvin con CRI superiore ai 90. Ora abbiamo preso questa versione perché proprio volevo capire quanto fosse buona questa resa cromatica, che in effetti è ottima. Casomai foste interessati al modello da 6500 gradi Kelvin, mi aspetterei una resa cromatica intorno ai 70 e qualche lume in più, dovuto proprio alla maggiore efficienza dei LED un pochettino più freddi. La Ace Beam Pocket A ha anche una grande resistenza agli agenti atmosferici, infatti è data per un'immersione oltre i 2 metri con un grado IP68 e una resistenza agli urti di ben 1,5 metri. In questo caso andiamo a testare la resistenza all'acqua e quindi alle infiltrazioni dall'esterno, la resistenza un po' alla pioggia, alle condizioni un pochino più impegnative, mettendola in un bicchiere d'acqua per circa mezz'ora. Quindi la mettiamo alla sua intensità minore e la sommergiamo completamente di acqua. Andiamo a resettare il cronometro, sommergiamola completamente in acqua, in questo modo, e facciamo partire il cronometro. Andremo a ricontrollarla fra circa mezz'ora per vedere se è ancora accesa, se è entrata acqua all'interno e come si comporta, in particolare con l'uso del pulsante, che normalmente è la parte che più viene impattata da questo tipo di prova. Ci vediamo fra circa mezz'ora.
Ed eccoci qua, avevo detto mezz'ora, mi sono un po' distratto, insomma sono passati 36 minuti. Vediamo subito la nostra bella Pokelite, ancora accesa, non so se si vede, sì, dovrebbe vedere. Asciughiamola subito e vediamo se funziona il pulsante, se è entrata qua all'interno. Quindi asciughiamo. Eccola qua. Ok, vediamo ancora accesa, pulsante funziona benissimo, accende e spegne. Adesso andiamo ad aprirla e vediamo se c'è acqua all'interno. Asciughiamo un po' meglio la testa. E all'interno, come vediamo, completamente asciutta. Quindi ottimo lavoro, il ring funziona benissimo, resistentissimo ai agenti atmosferici, diciamo ottima torcettina da portare sempre con sé in tutte le condizioni. Cioè, se ci dovessimo trovare in auto, sto alla pioggia, dover cercare qualcosa nel cofano, sarebbe sicuramente un ottimo compagno di viaggio. E questo è tutto per questa breve recensione della Ace Beam Pokelite AA nella versione da 5000 gradi Kelvin e CRI 90. Torcia veramente molto bellina, efficiente, robusta e super piccola. Sparisce in tasca, infatti è molto sottile ma adatta un po' a tutte le eventualità. La cosa che mi è piaciuta maggiormente della Pokelite AA è sicuramente tutte le batterie che può montare. Infatti può essere usata con delle batterie alcaline in formato AA, con delle batterie 14500 al litio e delle batterie NICD, quindi fonti di alimentazione super variabili, quello che abbiamo a disposizione possiamo usare. Inoltre una potenza massima veramente ragguardevole per una torcia così piccolina di circa 670 lumen con la batteria al litio e circa 300 con la batteria alcalina. Anche questo non è da sottovalutare. Il fascio molto adeguato sia alle dimensioni che al tipo di utilizzo, infatti è uno spot piccolino ma super concentrato che ci permette di illuminare una buona distanza pur non avendo troppi lumen. Insomma, super usabile, ottime DC da portare sempre con noi. La cosa più importante è che è sotto i 30 euro. Infatti ho visto su Amazon questa torcia a prezzo pieno intorno ai 28 euro se non sbaglio, ma durante alcune offerte l'ho trovata anche a 22 euro. Per questo prezzo penso che sia praticamente imbattibile. Fatemi sapere se questa torcia vi è piaciuta, se il prezzo lo ritenete adeguato, quali sono le caratteristiche che vi piacciono di più e soprattutto se avete qualche altro modello da consigliarmi che più o meno per questo range di prezzo possa essere un valido sostituto. Infatti ultimamente mi stanno piacendo veramente tanto queste torce a penna piccoline, piccolissime, dal basso prezzo, proprio perché possono essere messe in dei kit, nell'auto, nelle borse, senza temere di prosciugare il portafoglio. Veramente un'ottima torcettina. Mi raccomando, un bel like, un commentino tattico fa sempre piacere. Ciao!